Buongiorno e benvenuti nella mia cucina. Quest'oggi vi farò la mia ricetta dei canestrelli. Sono dei dolci tipici, diciamo, dell'Alta Italia che venivano usati per i matrimoni oppure sotto carnevale, dipende dalle regioni. Allora, mi è successa una cosa particolare, ma voi intanto iscrivetevi al nostro canale e se vi piace la ricetta, ovviamente mettete un bel like. Seguiteci anche su Instagram, vi lascio il link in info box. E per la mia curiosità, mi scrivete nei commenti da dove venite. Allora, è successa una cosa particolare, io mi metto sempre in discussione e quindi ho visto un'altra ricetta che sembrava molto più semplice, tra l'altro senza farina, quindi ho pensato, ok, posso fare una ricetta per le persone che hanno problemi con il glutine. Ecco, andatevi a vedere la diretta di ieri e il risultato è quello che è, purtroppo. Non date retta alle persone che vi dicono che in 5 secondi si fa una ricetta, perché alcune ricette forse sì, si possono fare tipo, che ne so, aglio, olio e peperoncino, ma ricette di questo tipo in 5 minuti, in 5 secondi, ragazzi, non si possono Comunque fare. diffidate da chi vi dice che ci sono delle ricette molto facili, non è vero. Esatto. Ok, Allora, veniamo a noi. andiamo ad iniziare. Vi dico subito gli ingredienti. Abbiamo bisogno di 150 grammi di farina 00, quella per dolci, quella che volete, basta che sia insomma farina. Poi 3 tuorli di uova sode, ok? 150 grammi di burro freddo di frigo, quindi non dovete tirarlo fuori prima per farlo ammorbidire. 100 grammi di fecola, un pizzico di sale, una bustina di vanillina e 75 grammi di zucchero a velo, ok? Ovviamente vi servirà lo stampino per fare i canestrelli e anche la bocchettina per fare il buchino dei canestrelli. Andiamo ad iniziare, sgusciamo le uova e ci rivediamo tra un attimo. Eccoci, abbiamo sgusciato le nostre uova e abbiamo tolto i tuorli. Ovviamente i bianchi non li buttate, che possono essere sempre utili per fare altre ricette, tipo una bella insalata mista. Andiamo a passare i nostri tuorli in questo modo. Ci vuole un pochino di tempo, quindi mi raccomando, fatelo bene, fateli passare perché devono essere proprio fini. E per evitarvi il rumore e tutto il video in cui li passo, ci rivediamo tra un attimo. Ecco qua, questi sono i nostri tuorli triturati. A questo punto dobbiamo fare che cosa? Mettere il burro freddo, quindi mantenetelo nel frigo fin tanto che non dovete utilizzarlo, e con una forchetta andate a lavorarlo un pochino, poi aggiungiamo gli altri ingredienti, ma subito il pizzico di sale che come al solito non scende mai, casa nostra è umida, sappiatelo. Ok, quindi lo lavoriamo un pochino in questo modo, tanto da amalgamarlo un pochetto al tuorlo dell'uovo, e poi aggiungiamo man mano tutti gli altri ingredienti. Poi dovremo lavorarlo a mano, ragazzi, ci vediamo tra un attimo. Ecco qua, abbiamo mescolato un pochino gli ingredienti. A questo punto andiamo ad aggiungere la fecola e lo zucchero. La farina per ultima? La farina per ultima. Andiamo a mescolare. Ma che sensazione! Dà un fastidio la fecola sotto le mani, ragazzi. Se avete le mani molto calde, ogni tanto raffreddatele con l'acqua, mi raccomando, perché se no il burro si scioglie troppo e non deve, ok? Mi aggiungi la farina per cortesia? Tutta? Vai. Ok. La lavoriamo ben bene e ci rivediamo tra poco. È pronta, abbiamo messo anche la vanillina e adesso vedete, questa è la consistenza, leggermente appiccicosa, però bella soda, ok? La mettiamo qui, la stendiamo un pochino in questo modo, in maniera che è più semplice poi da lavorare quando la andiamo a riprendere dal frigo. Ecco qua, la chiudiamo nella pellicola
e la mettiamo in frigorifero per un'oretta oppure in freezer per una ventina di minuti. Ecco qua. Vi parlavo prima delle mani calde. Le mani calde vanno benissimo per fare la pizza, gli impasti, i grandi lievitati, ma per la pasta frolla sono deleterie, quindi ci vediamo dopo. Eccoci qua, la nostra pasta frolla diciamo per i canestrelli è pronta. Adesso la togliamo dalla pellicola, e la mettiamo sul piano da lavoro che io ho leggermente infarinato con della segola. Ci posso riuscire, ce lo posso fare a togliere la pellicola. Ce l'ho fatta, eccomi a posto. Adesso la andiamo a stendere. È dura, è normale che sia dura, quindi dipende da quanto volete alti i vostri canestrelli. In realtà dovrebbero essere circa 1 centimetro d'altezza, È vero. quindi non serve stenderla tantissimo se prima l'avete appiattita. Quello è il consiglio, il famoso consiglio furbo che dà anche Benedetta. Ok, allora guardate che carini, già hanno la loro formina caruccia. Togliamo la parte centrale, normale che succeda questo perché sono freddi, e li mettiamo dentro. Li faccio tutti e ci rivediamo tra un attimo. Eccoli qua ragazzi, sono pronti. Adesso in forno preriscaldato 180 gradi per circa 10 minuti, 11, 12, 9, dipende dai forni, quindi regolatevi. Quando cominciano a diventare dorati sono pronti. Ok, a dopo. Vogliamo fare dei canestrelli insieme? A parte questo, che è quello che avanza, è la prova. E allora ragazzi, io vi consiglio di seguire la nostra ricetta. Mi raccomando, non vi fidate delle ricette veloci. Appena sfornati, non devono essere più scuri di così, ok? Però per carità, se vi piacciono più scuretti, più dorati, più non lo so, fate voi, insomma, teneteli invece di 10 minuti in forno, teneteli, che ne so, 13 minuti, così. Aspettiamo un attimo che si raffreddino, perché dobbiamo mettere lo zucchero a velo. E poi sarà un vero onore, un vero piacere assaggiarli per voi. Wow, capito? Fra poco. Uno sforzo. Si sono raffreddati. A questo punto li andiamo a mettere qui sul nostro vassoietto e ci mettiamo lo zucchero a velo. Doveroso zucchero a velo. Che spettacolo. Io intanto lo metto anche su sì, questi. perché io assaggio di qua. Tu c'hai la prova, che è questa. Ragazzi, sono loro. Sono proprio quelli che si comprano. Sono buoni. Bravissima. Grazie. Veramente brava, brava, brava. Grazie, grazie, grazie. Provate a fare questa ricetta e poi ci direte. E poi ci direte soprattutto che verranno. Ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao. Ciao a tutti.